Amici e amiche di Play with Prince, ecco a voi Kingsgrave, la tomba del re, un nuovo GDR action adventure di Eggor Chicken Games che presenta una piacevolissima grafica in pixel art e che vorrei portare oggi alla vostra attenzione. A detta degli stessi sviluppatori, il titolo propone un'avventura dai toni cupi ispirata ai classici giochi di Zelda. Io l'ho provato per un po' e devo ammettere che sono rimasto piacevolmente sorpreso e vi dirò, quello che mi ha rapito di più è stato il senso di progressione e di scoperta del mondo di gioco. Detto ciò, non indugiamo oltre e seguitemi alla scoperta di questo nuovo gioco e quindi, come sempre, let's play with Prince! Eccoci qui al menu. Ragazzi, ho una brutta notizia, purtroppo il gioco è presente solo in inglese e in altre lingue, ma non l'italiano, cioè praticamente la qualsiasi tranne il nostro idioma. Il menu è abbastanza carino, la grafica è piuttosto elementare ma gradevole, andiamo a fare subito nuova partita. La schermata di caricamento artisticamente è abbastanza ispirata. Oh, eccoci qui. C'è questo spirito accanto a questo trono che dice "Come back, we need you", torna indietro, abbiamo bisogno di te. Ce l'ho fatta, siete tornato. Ovviamente sta parlando al re, che sarà il nostro personaggio principale, e noi possiamo risponderle chi sei, perché sono vivo, oppure che cosa è accaduto a questo posto, perché è tutto in rovina. Andiamo a rispondere la prima, tanto uno vale l'altra. Aspetta, chi era quella donna scintillante? E cosa diavolo sta succedendo qui ad ogni modo? Bene, ci viene subito lasciato in mano il controllo del personaggio. Ragazzi, si gioca con mouse e tastiera. Io ho provato a giocare col controller, come sapete lo preferisco, ma ho visto che non è possibile, non so se sia un problema mio. Con il bottone sinistro del mouse attacchiamo col nostro scettro e se vogliamo dare un'occhiata breve a quella che è l'interfaccia, vediamo che qui ci sono i villager, gli abitanti 0 su 0, la fiamma della speranza, le costruzioni, il loot, insomma tutte cosine che poi verremo a scoprire man mano. Proseguiamo verso sud senza farci troppe domande, rompiamo questi barili e scendiamo queste scale. Ecco di nuovo lo spirito e ci dice sono debole, parlerò solo di cosa è veramente importante. Chi sei ancora e cosa è successo qui? Trova i sopravvissuti, salvali, non aggiunge altro e scompare. Noi in realtà avremmo potuto anche proseguire verso nord, ma in realtà è tutto chiuso e sbloccheremo varie sezioni della mappa man mano che proseguiamo. Ragazzi, questa è forse la parte più interessante del titolo, ve lo spiegherò al momento debito. Broken Bridge è il ponte rotto che si sbloccherà nel momento in cui andremo a sconfiggere i nemici, il numero di nemici necessario in quest'area. Come vedete in questo stendardo è indicato 0 di 1 e quindi praticamente per sbloccare questa abilità di costruire dobbiamo andare a sconfiggere un nemico che è proprio questo bagarospo che sta qui. Lo sconfiggiamo, come vedete abbiamo acceso la fiaccola di questo stendardo e abbiamo sbloccato l'abilità di costruire questo ponte, però abbiamo bisogno di 4 pietre, ne abbiamo una sola e quindi dobbiamo comunque per forza di cose collezionare del loot. Lo stesso discorso vale per ricostruire queste macerie, abbiamo bisogno dell'abilità di riparare che non abbiamo ancora ottenuto. Qui invece c'è appunto del loot, c'è una fiamma di speranza, Flame of Hope, e qui c'è della roba che possiamo spaccare per ottenere appunto materiali. Spacchiamo tutto e ragazzi dovremmo avere abbastanza materiali per andare appunto a riparare il ponte. Lo ripariamo con questa animazione piuttosto carina. Proseguiamo verso sud e qui di nuovo vedete un'altra torcia da reclamare e dobbiamo praticamente sconfiggere questa volta 2 nemici. L'abbiamo fatto. Loro ci droppano queste life essence, essenze vitali, che servono come moneta di scambio poi per ottenere diversi materiali. Oh, vedete qui abbiamo il campo di lavoratori che se lo costruiamo ci permetterà di appunto ripulire le macerie ed avere dei lavoratori che ci consentiranno di sbloccare delle aree alle quali al momento non possiamo accedere, ma per sbloccarlo abbiamo bisogno di 3 villager e di 5 unità di legno. Abbiamo solo 4 unità di legno e nessun villager, per cui diamoci da fare. E ragazzi, ovviamente come vedete sto muovendo il personaggio con WASD, mentre invece col mouse lo direziono verso la zona in cui attaccare. Allora, qui prendiamo 2 Flame of Hope e del ferro, mi pare.
Qui non possiamo costruire, qua intanto c'è un tizio che ci dice Sua Maestà, siete davvero voi? E dobbiamo, vedete, avere l'abilità di costruire per poter arrivare da lui. Di conseguenza dobbiamo ottenere prima le risorse viste poc'anzi per poter sbloccare la suddetta abilità. Qui abbiamo raccolto 3 funghi, qui c'è un piedistallo che possiamo premere e ci sblocca quest'altra strada e riappare lo spirito e dice proprio come la speranza mi ha dato la vita, così l'essenza vitale rilasciata dalle vittime della malattia ha dato vita a queste creature. E noi le possiamo rispondere, quindi queste vili lumache sono venute dai cadaveri dei miei sudditi? Sì, ma non solo quelle, ci sono molti altri terrificanti nemici più avanti. Fatevi forza, vostra maestà. Ok, quindi noi proseguiamo di qua, spacchiamo ancora i barili. Qui possiamo raccogliere un'altra Flame of Hope e questo è un altare, ragazzi, l'altare della velocità. Lo attiviamo semplicemente menando... no, scusate, questo era per abbassare il ponte da questa parte. Lo attiviamo semplicemente spendendo le Flame of Hope, 6 di 7, e abbiamo sbloccato l'abilità del dash, cioè della schivata, che si attiva con Shift, vedete qui in basso, che è questa barretta che ci permette appunto di fare queste schivate rapide e si ricarica dopo un certo lasso di tempo. Qui c'è un nuovo nemico, che è questa pila d'ossa, che spara queste schifezze verdi. Vedete che possiamo menarla così e schivarla con Shift. E qui, ragazzi, abbiamo di nuovo un'altra area con dei nemici e delle cose praticamente che non sappiamo, almeno per adesso, come si attivano. Qui intanto abbiamo appunto dei popolani che abbiamo raccolto. Abbiamo sbloccato anche questa shortcut e qui, esatto, siamo tornati al worker camp, al campo dei lavoratori. Abbiamo tutto l'occorrente per metterlo su. Lo andiamo a fare e ci dice che adesso possiamo pulire le macerie che troviamo in giro. Quindi questi lavoratori che abbiamo impiegato qui, spendendoli, quindi non li abbiamo più, da adesso in poi potranno farci costruire tutto ciò che ha questa icona della pala. E compreso ovviamente queste macerie qui dove c'è questo tizio. Andiamo a ripulirle. Ok, spacchiamo i barili per prendere questi altri materiali e parliamo con Earl, il cartografo. Siete morto 50 anni fa, io so che siete voi, ma come? Ci dice. E noi rispondiamo, io sono altrettanto confuso. Da quanto dici che è successo? 50 anni? Oh, questo è il motivo per cui tutto è nel caos. Sembra che la malattia non sia decaduta anche dopo la mia morte. Avete ragione, vostra maestà, nessuna cura è stata trovata. Alcuni sono semplicemente sopravvissuti, nessuno sa perché. Io sono uno dei pochi fortunati. Dove state andando? A cercare dei sopravvissuti, suppongo. Sarei felice di aiutarvi con questo. Se riuscite a trovare dei materiali per aggiustare la mia casa, vi disegnerò una mappa, vedrò cosa può essere fatto, ci penserò oppure proverò ad aiutarvi. Credo che più o meno portino tutte le risposte allo stesso risultato, quindi vediamo cosa c'è bisogno di ottenere per riparare la casa. Semplicemente di un'unità di legna, il resto ce l'abbiamo già, quindi andiamo alla ricerca, ragazzi, della legna, e qualora la trovassimo lui sarà ben disposto a costruire una mappa per noi. Quindi vediamo se magari in questo, esatto, in questi barili c'è della legna. C'era, torniamo da lui velocemente e vedrete adesso l'intera mappa di gioco. Quindi andiamo qui, esatto. Ok, questa scoperta qui è quella che conosciamo, l'area di mappa che conosciamo, mentre invece dove ci sono le nubi è tutta l'area di mappa che dobbiamo scoprire. Vedete che è abbastanza vasto il mondo di gioco, per cui la cosa carina che vi dicevo nell'introduzione del video è che man mano che andiamo avanti in puro stile Metroidvania acquisiremo delle abilità o degli oggetti che ci faranno progredire in un punto della mappa piuttosto che in un altro, e avremo quell'effetto, sapete, tipo ah, adesso so cosa fare o dove andare, perché magari abbiamo fatto una cosa in quest'area della mappa e che ci ha fatto venire in mente che possiamo finalmente progredire magari da quest'altra parte. Quindi è una cosa piuttosto interessante. Tra l'altro le varie torce che attiviamo in giro per la mappa sono praticamente dei teleport ai quali possiamo accedere da qualunque punto, non per forza da una torcia verso l'altra, ma anche da qui dove ci troviamo adesso
possiamo arbitrariamente decidere di andare in quest'altra torcia qui. Qui invece abbiamo bisogno di un'abilità particolare, vedete è indicata qui sopra questo cubo, di cui al momento non disponiamo. E qui invece possiamo disfarci delle macerie per proseguire, perché vedete quell'abilità di disfarci delle macerie è comunque rimasta. Oh, qui abbiamo altri sudditi che stanno parlando fra di loro, va bene, noi andiamo semplicemente vicino, premiamo E e li reclutiamo, vedete qui sopra, e poi li possiamo impiegare a seconda di quello che dobbiamo fare. Oh, qui praticamente c'è bisogno dell'abilità scudo che ancora non abbiamo ovviamente. Se ci andiamo, ci arriva questo arpione in faccia che praticamente se non abbiamo lo scudo ci fa dei danni, quindi vi consiglio di non farlo qualora ci giochiate. E ragazzi, nonostante la palette di colori che magari inizialmente non mi attirava tanto perché è quasi monocromatica, fateci caso, e la grafica comunque in pixel art che non è chissà quanto elaborata, il gioco in realtà è molto divertente, credetemi sulla parola. Più andate avanti e più è soddisfacente. Allora, dove possiamo proseguire? Vediamo un po'. Potremmo per esempio, esatto, costruire da questa parte, perché abbiamo l'abilità di rimuovere le macerie, per cui togliamole di qua, premiamo questo interruttore, vedete che c'è questo percorso di pulsanti, reclutiamo quest'altro villager e ragazzi in realtà per il momento non sappiamo la combinazione di piattaforme da premere perché abbiamo bisogno di un'altra abilità ancora. Credo che dobbiamo avanzare proprio qui, vedete che ci sono altre macerie, quindi andiamo a rimuoverle, proseguiamo da questa parte e combattiamo contro i nemici. Vedete che questi sono esplosivi, nemici esplosivi che ci fanno un sacco di danno se esplodono vicino a noi, però fortunatamente fanno danno anche ai nemici adiacenti, quindi li possiamo usare anche come arma contro di loro. Di qua abbiamo quest'altra pedana che possiamo bellamente andare a premere e qua 4 nemici da sconfiggere per sbloccare la prossima torcia. Quello esplode, fa fuori anche la lumachina vicino a lui, 2 nemici su 4 sconfitti. Andiamo a sconfiggere anche questi qua. Ok, credo che siano tutti. Esatto, abbiamo reclamato lo stendardo, la torcia. E qui ragazzi abbiamo la segheria. Possiamo anche andarla a costruire perché abbiamo tutto l'occorrente. E possiamo scambiare essenza vitale per legna. Quindi la nostra essenza vitale è, fatemi vedere con X, ecco qua 23. Poi legna, rottami di ferro, pietra e funghi. Mentre invece con Z ci dice tutte le abilità o comunque le strutture che abbiamo edificato. Molto bene, quindi qualora necessitassimo della legna qui la possiamo costruire. Qui è per crearne per barattare un pezzo di legna alla volta, qui 5, qui 10, niente di trascendentale amici miei. Allora qui invece abbiamo una tenda dove semplicemente possiamo andare a collezionare o comunque reclutare un altro abitante. In basso abbiamo altro loot, altri funghetti. Continuiamo di sopra, qui mi sa che non ci possiamo andare per adesso. E quella parte lì in realtà la potremo sbloccare più avanti facendo il giro. Di qua non possiamo andare perché abbiamo bisogno della balestra che possiamo costruire qui. E infatti vedete abbiamo bisogno di 2 unità di legno, quindi torniamo indietro dal falegname o comunque alla segheria. E magari prendiamo direttamente 5 unità di legno, barattandole con 15 Life Essence. Adesso sì che abbiamo tutto l'occorrente, prendiamo la nostra balestra, che sta qui. Esatto, abbiamo edificato il campo del balestriere e abbiamo la possibilità, vedete qui, di scagliare dei colpi di balestra. Ne abbiamo massimo 4 alla volta prima di ricaricare. I colpi di dardi della balestra si scagliano ragazzi col tasto destro del mouse e le possiamo usare anche per risolvere dei puzzle come in questo caso qui. Andiamo a premere, a colpire il bersaglio e possiamo proseguire da questa parte. Reclamiamo la torcia e adesso abbiamo la facoltà di andare a costruire ovviamente dove possibile in base alle risorse che abbiamo a disposizione. Ok. Qui abbiamo
aperto una shortcut che ci riporta al nostro, diciamo così, accampamento iniziale. Però vi ricordate quell'area, esatto, questa in basso a sinistra dove vi avevo detto che c'era bisogno dell'abilità dell'arco? Adesso vi faccio vedere come funziona. Scocchiamo il dardo qui e vedete ci fa vedere il percorso da risalire. Io ho già dimenticato, esatto, è così tipo, per poter effettivamente proseguire. Quindi era così se non vado errato, e poi questo, esatto, e ci siamo. Buchiamo da quest'altra parte, prendiamo questi oggetti, massacriamo questo nemico, anche i suoi amichetti non sarebbe una cattiva idea toglierli di mezzo. E qui abbiamo, ragazzi, l'altare della vita, che aumenta la nostra vita massima di 5. Lo andiamo ad attivare. Perfetto. Abbiamo attivato anche quest'altra torcia. Ottimo, ottimo, ottimo. Proviamo ad andare a sud di qui. No, di qua non possiamo. Di qua è chiuso, però attenzione, possiamo scoccare, esatto, la freccia di qua e proseguire verso questo cancello. Ok. Veniamo alle lumachine. Le schiviamo. Oh, questo è un nemico piuttosto ostico, perché in realtà i suoi attacchi non sono pericolosi, cioè fanno male ma sono abbastanza prevedibili, però come vedete tanca tanto, almeno con lo scettro, perché poi possiamo andare a sbloccare altre armi e ogni arma sarà magari la più indicata contro questo o quel nemico. In questo caso lo scettro non è la più adatta perché si fa pochissimo danno, però almeno è un nemico che se affrontato da solo non rappresenta una grossissima minaccia. L'abbiamo quasi abbattuto. Cerchiamo... Aia, ci ha beccato lo stesso, però dovremmo, esatto, essere in grado di toglierlo di mezzo. Prendiamo un altro abitante, ragazzi. Esatto. Spacchiamo i barili. Reclutiamo anche questi altri villagers, altri 3, esatto, citizens villagers, va bene lo stesso. Ragazzi, poi negli stendardi possiamo anche far passare la giornata, vedete? Noi siamo ancora al day 1 perché non siamo ancora morti o non abbiamo usato mai lo stendardo, il che significa che se lo usiamo vengono... è come se fosse un falò di un Souls-like. Vengono fatti rispawnare tutti i nemici della zona e in più ci curiamo, quindi è un modo per appunto recuperare la nostra salute, però allo stesso tempo facciamo rispawnare tutti i nemici della mappa. Vediamo un pochettino, ragazzi, dove possiamo andare. Io non so se abbiamo abbastanza risorse adesso per lo scudo, mi sembra di no, vedete? E possiamo vedere anche da lontano, fortunatamente, però abbiamo abbastanza risorse per costruire questo ponte, quindi torniamo a questa torcia e costruiamo il ponte per attraversarlo. Ottimo. Ok, di qua invece dobbiamo, esatto, fare questo dash verso le trappole per non beccarcele. Possiamo proseguire solo a nord. Ok, si sono praticamente ammazzati da soli quasi. Andiamo a martellare col nostro scettro questa pila d'ossa. Ok. E anche i suoi amichetti lumacosi. D'accordo. Allora. Questa esplode. Questa la asfaltiamo. Bene. E qui, ragazzi, abbiamo reclamato un altro stendardo torcia, però non possiamo proseguire da questa parte perché ci manca sempre l'abilità questa qui, che vi anticipo che è praticamente quella della telecinesi, e la sbloccheremo dopo un pochino. Allora, questi affari, se non mi sbaglio, esatto, sono nidi di queste specie di lumache. E qui c'è un piccolo puzzle game che consiste semplicemente in andare a girare le due statue per far sì che il fascio di luce di questa qui colpisca la parte bianca dell'altra statua, quindi praticamente dovrebbe essere, vediamo un po', esatto, molto semplicemente, molto easy. Da questa parte pure abbiamo bisogno dello scudo per proseguire e non l'abbiamo ancora. Un altro stendardo torcia con altri nemici da affrontare.
Più andiamo avanti e più diventano numerosi, ma poi diventeranno anche abbastanza più difficili da gestire. Ok. Ok, perfetto. Ed è rimasta solo la lumachina qui. D'accordo, prendiamo l'essenza vitale. Altri citizens. Ottimo, ne abbiamo un bel po', come potete vedere qui. E finalmente, ragazzi, abbiamo l'abilità della telecinesi che vi dicevo poco fa. Quindi possiamo andare a usare il nostro potere per diverse cose. Per esempio, qui c'è questo affare che non ho ben capito che cosa sia. Lo possiamo andare a portare in questo pozzetto per mettere questa leva e sbloccare la porta. Vedete? Io continuerei finché non mi massacrano, anche se magari il gameplay durerà più del previsto, però spero che vi stia piacendo, vi stia intrattenendo. Andiamo a mettere questo cubo qui con la telecinesi, appunto, che abbiamo appena sbloccato. E vi ricordo che lo possiamo fare volendo anche nell'area di prima, no? L'abbiamo superata, quella lì dove potevamo appunto usare la telecinesi. Qui sì che ci rimango secco, ragazzi, perché questo ragno è abbastanza fastidioso e poi, se non mi sbaglio, anche se dovessimo sconfiggerlo ne arriveranno altri nemici ed è un'area piuttosto ostica, ecco. Ne rimangono altri due, uno forse è questo. Riprendiamo l'essenza vitale, poi magari... Porta la gonna, ragazzi, mi sono fatto massacrare. Va bene, vi avevo promesso che avremmo giocato, comunque che il gameplay sarebbe continuato fino a quando non fossi morto. La cosa è successa, vi faccio vedere che succede appunto quando respawno. Semplicemente ci fa tornare all'ultima torcia che abbiamo visitato e ovviamente avanziamo di giorno e rispawnano tutti i nemici. Bene, ragazzi, questo è quanto. Il gioco in realtà è molto profondo, c'è veramente un senso di progressione molto ben gestito, molto ben riuscito, e quindi, ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se magari vi piacerebbe vedere una serie su questo gioco, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io ripeto, spero vi sia piaciuto. Se fosse questo il caso, fatemelo sapere con un bellissimo mi piace. Qualora non vi foste iscritti al canale, iscrivetevi attivando anche la campanella per non perdervi nessuno dei miei futuri video. Seguitemi se vi va su tutti i social che trovate qui a destra e sotto in descrizione, sul mio gruppo Telegram e su quello di Videogiochi News, che come sempre saprà indirizzarvi verso le migliori offerte sul mondo gaming. E anche per oggi è tutto dal vostro The Prince e anche da The King. Io come sempre vi mando un fortissimo abbraccio e non dimenticate, giocate con passione. Alla prossima e ciao a tutti!